Oh, eccoci qua ad una nuova puntata delle pillole di armonia. Oggi ti parlo di triadi sus e ad, come riconoscerle sullo spartito, come formarle in maniera corretta per poter andare poi a improvvisare in maniera più fluida e veloce. Ma di questo ed altro ti parlo subito dopo l'intro. Ciao, io sono Emanuela Vitali, sono una sassofonista, una clarinettista. Da oltre 20 anni mi occupo di insegnamento, insegno alle persone a suonare sax e clarinetto, a improvvisare, a creare la loro musica sempre con il sorriso, creando un bellissimo spazio nella loro vita. Come ci dobbiamo comportare quando sul nostro spartito troviamo per esempio una piccola sigla sull'accordo che dice sus 4 o sus 2? Sus è l'abbreviazione inglese di sospeso. Quando io trovo quindi una triade con la siglatura sus, vuol dire che qualcosa è sospeso. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta. Le triadi sus sono state introdotte nel jazz a partire più o meno dagli anni 60 e sono delle triadi nelle quali la terza viene sospesa. Quindi viene eliminata a favore o della seconda o della quarta. Quindi elimino la terza e inserisco o la seconda o la quarta, a seconda della siglatura. Se trovo sus 2 andrò a sostituire con la seconda. Se trovo sus 4 andrò a sostituire con la quarta. Facciamo un esempio pratico. Ho una triade di do, mi, sol, 1, 3, 5. Facile, no? Se trovo C sus 4 vuol dire che io devo togliere la terza, quindi tolgo il mi e vado ad inserire il fa, quindi avrò do, fa, sol. Se invece trovo per esempio C sus 2, cosa significa? Tolgo la terza e inserisco la seconda, quindi tolgo il mi e metto il re, do, re, sol. Ultima possibilità, C sus bemolle 2. Cosa vuol dire? Vado a sostituire la terza con il bemolle 2. Bemolle 2 è il re e quindi sarà re bemolle, do, re bemolle, sol. Una piccola precisazione però bisogna farla. Datosi che il terzo grado della scala e dell'accordo è un grado importante perché va a contraddistinguere se giustamente la triade è maggiore o minore, quando nel dispiegamento melodico io mi trovo davanti a una triade sus, la terza che andrò ad utilizzare nel dispiegamento melodico sarà di solito una terza maggiore, a meno che non ci sia un chiaro riferimento al minore e quindi in quel caso andrò a utilizzare la terza minore. La domanda che mi potresti fare con ragione potrebbe essere quella di: se le triadi normali, fra virgolette, quindi non sus, possono essere rivoltate, anche le triadi sus possono essere rivoltate? Certamente, la risposta è sì. In quel caso io andrò a comportarmi perfettamente come una triade normale. Cosa significa? Se io avevo do mi sol e rivoltando in primo rivolto ottenevo mi sol do, in questo caso se io vado per esempio a rivoltare do fa sol, quindi sus 4, avrò fa sol do nel caso del primo rivolto. Se io invece volessi fare un secondo rivolto, otterrei una triade sol do fa. Quindi come rivolto si comporta esattamente come tutte le altre triadi. Dai, andiamo a sentire un pochettino come suonano. Piccole curiosità sulle triadi sus: sono molto utilizzate nel jazz, nel pop e nel rock. Il fatto che manchi la terza genera dei colori molto interessanti di sospensione appunto, ma anche di enigma da un certo punto di vista. E molto spesso queste triadi sus tendono a risolvere su un altro accordo perché la loro caratteristica proprio di sospensione è fatta apposta per andare a risolvere su un altro accordo. Inoltre, se ho una triade sospesa, posso aggiungere la settima minore e ottenere un colore dominant mixolydian. E vengono definite appunto dominanti sospese. Prima di parlarti delle triadi invece ad,
ti chiedo una gentilezza, se vuoi, se ti fa piacere, lasciarmi un like, lasciarmi un commento, iscriverti al canale. Sono tutte cose che mi aiutano a crescere e far andare avanti questo canale in maniera organica. Grazie mille in anticipo per il tuo supporto. Nelle triadi add, invece, io vado ad aggiungere un suono, quindi non tolgo la terza, ma aggiungo alla terza, quindi avrò una triade che in realtà ha 4 suoni e diventa quindi d'ufficio un accordo a 4 parti. Le add possono essere per esempio add 2, add 4, add bemolle 2, add 9. Facciamo un esempio pratico. Trovo l'accordo C add 2. Cosa significa? Ho la mia triade di Do, come prima, normale, Do, Mi, Sol, e vado ad aggiungere un Re, perché Re è il 2 di Do. Quindi sarà Do, Re, Mi, Sol. Accordo a 4 parti, appunto. Oppure trovo C add 4. Ho sempre la mia triade, Do, Mi, Sol, e aggiungo il 4. Qual è il 4 di Do? Fa, quindi avrò Do, Mi, Fa, Sol. Se invece nella siglatura trovo C add bemolle 2, qual è il 2 bemolle di Do? Re bemolle, quindi avrò sempre la mia triade con l'aggiunta del Re bemolle. Otterrò Do, Re bemolle, Mi, Sol. Se invece trovo add 9, non andrò a mettere il 2, perché molto spesso dice il 9 è equivalente al 2. Sì, ma all'ottava superiore, quindi avrò la mia triade, Do, Mi, Sol, e un Re sulla quarta linea in questo caso. Queste triadi add, essendo degli accordi a 4 parti, sono molto interessanti dal punto di vista del colore, perché sono molto densi, hanno tante note che stanno vicine. Andiamo a sentire come suonano. Queste triadi vengono usate per dare un senso più di calma ed aprire un po' con l'armonia. Utilizzate anche per dare un colore più moderno, per esempio le add 9, le add 2, e per creare anche transizioni un pochettino più morbide fra gli accordi. Quindi, ricapitolando, le triadi sus tolgono la terza ed inseriscono altri gradi, le triadi add invece non tolgono la terza ma aggiungono altri gradi, e possiamo avere una varietà di possibilità. Tutto viene sempre indicato all'interno della siglatura dell'accordo, con le siglature sus e add. Ragazzi, per il momento è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima pillola di armonia. Saluti dalle triadi sus e add, ed Emanuela da Seriate vi dice ciao ciao.